Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi andiamo a realizzare questo fondo per borsa molto semplice da fare e soprattutto comodo perché lo sviluppo ci permette di realizzare una borsa in qualsiasi misura. Quindi anche per i principianti che devono iniziare a cimentarsi magari con l'inizio dei fondi, che può essere a volte un po' più difficile, questa realizzazione sarà veramente molto semplice. Allora, io uso questo cordino per la prima volta, in questo spessore chiaramente. Ho usato già questo cordino italiano e mi è piaciuto tantissimo. Poi vi spiego meglio durante il tutorial. Nel box informazioni ovviamente trovate tutte le informazioni per poterlo acquistare. In questo video chiaramente vi anticipo quello che è il fondo, ma lunedì vedremo insieme anche il resto della borsa. In più, un'altra cosa che vi voglio dire è che nel momento in cui, qualora voi voleste foderare la borsa, io ho già, vedete, realizzato il pannello di feltro. Allora, una cosa che vi dico già, vedete, quando tagliate il pannello di feltro, è molto importante che lo tagliate più stretto, quindi non tagliamo un fondo che abbia i margini sporgenti, ma anzi, vedete, devono uscire fuori, perché quando andiamo a cucire il feltro, poi laterale ovviamente della nostra borsa, prende spessore e quindi poi dopo aver fatto il lavoro notiamo che la fodera è più grande della borsa, quindi questo accorgimento è importante. In più, dopo aver tagliato, ricordatevi sempre, vedete, di arrotondare i nostri bordi, perché i bordi della borsa, vedete, devono essere arrotondati. Quindi fatto questo, voi dopo potete tranquillamente procedere poi con i laterali, con la cucitura e con la messa, insomma, all'interno della fodera. Ok, quindi tenete presenti questi accorgimenti che già vi ho detto, così quando andiamo a completare il tutorial non abbiamo nessuna difficoltà. Allora, detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al tutorial e soprattutto di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche, visto che escono circa 3 tutorial a settimana. In più potete seguirmi su tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok, nel box informazioni trovate il link. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial la prima cosa che andiamo a vedere è il cordino da usare. Allora, io vado ad usare questo cordino Tai italiano, che è molto bello, vi devo dire, anche molto comodo da lavorare rispetto allo Swan, molto più diciamo più morbido. Ecco, sì, lo Swan ha insomma una consistenza un po' più dura, questo invece devo dire che è veramente morbido. Io lo vado a lavorare con un uncinetto 4, quindi è anche comodo nello spessore. Questo cordino io l'ho acquistato da un fornitore italiano nelle vicinanze di casa mia, che chiaramente vende anche online, Michele e Federica. Nel box informazioni io vi metto il link della loro pagina, ma vi metto anche il contatto WhatsApp di Federica, dove voi potete chiedere i colori, i costi, insomma tutto. Sono veramente molto gentili e disponibili. Allora, la rocca si presenta in questa maniera, vedete, quindi molto comoda, perché non essendo imbustato non si corre il rischio di ingarbugliare i fili ed è un macello. In più ha un peso di circa 500 grammi, che per il costo vi devo dire che è molto conveniente, perché io spesso compro dei filati diversi, avete visto, no? Tipo il Ternes, il Tornado e così via, però pesano, hanno pochi metri, il peso è ridotto e quindi bisogna spendere un pochino in più per le quantità. Ora, detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo in questa maniera. Con l'uncinetto numero 4 iniziamo da 3 catenelle, 1, 2 e 3. Doppio filo, vedete, sull'uncinetto, quindi 2 giri, entro nell'ultima catenella, scarico 2 fili, filo sull'uncinetto e scarico tutti i fili insieme in questa maniera. Di nuovo 1, 2 e 3, 1 e 2 fili, entro, guardate bene, nell'ultima catenella sempre, vedete, delle 3, scarico 2 fili, ne restano 3 sull'uncinetto e scarico tutti e 3.
Vado a formare, vedete, questi gruppi. Allora, in base a quanti gruppi noi realizziamo, decidiamo praticamente la lunghezza e la grandezza del nostro fondo. Quindi più gruppi mettiamo su, più grande viene il nostro fondo. Quindi di nuovo 1, 2 e 3, doppio filo sull'uncinetto di nuovo, entro nel terzo, guardate, quindi 1, 2, 3, io entro nel terzo dall'uncinetto, scarico 2 fili e di nuovo scarico i 3 fili che sono sull'uncinetto e vado a proseguire in questa maniera qui per la mia lunghezza. Allora, come potete vedere, io ho realizzato i miei gruppi, che sono in totale 10, quindi 2, 4, 6, 8 e 10 gruppi che misurano in centimetri 24 centimetri. Chiaramente adesso man mano che aumentiamo il nostro fondo diventa sempre più grande, quindi voi in base alla grandezza andate a mettere su questi gruppi. Quindi per la grandezza della mia borsa io ho deciso di mettere su 10 gruppi che sono 24 centimetri. Voi, se avete un filato più sottile, potete mettere più gruppi per arrivare a 24, se volete un fondo più piccolo ovviamente diminuite i gruppi. Una volta che abbiamo realizzato i nostri gruppi, noi ci troviamo in questa maniera qui, vedete, al centro. Cosa facciamo? Iniziamo 1, 2 e 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, più un'altra catenella, quindi 4 catenelle perché una sarà quella distanziatrice. Filo sull'uncinetto e iniziamo, vedete, da quest'altro lato a lavorare nel gruppo, quindi entro all'interno e lavoro 3 maglie alte all'interno del primo foro. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, entro nel prossimo foro, vedete, e lavoro 3 maglie alte di nuovo. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo nel prossimo foro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella e andiamo a proseguire in questa maniera qui fino alla fine dei nostri fori. Arriviamo, vedete, nell'ultimo foro e anche qui lavoriamo le nostre 3 maglie alte. 1, 2 e 3 e qui andiamo a lavorare sempre 2 catenelle per fare la distanza, quindi sia di qua che di qua, filo sull'uncinetto e qui di nuovo, vedete, sempre nello stesso foro andiamo a lavorare 1, 2 e 3 catenelle. Di nuovo 1 e 2, filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte. Così, vedete, già prende una forma rettangolare. Una catenella e andiamo a proseguire, vedete, frontalmente alle 3 maglie alte abbiamo sempre il foro, quindi in questo foro andiamo a lavorare sempre le nostre 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, di nuovo una catenella e andiamo in ogni foro, vedete, a lavorare le 3 maglie alte fino ad arrivare all'ultimo foro. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo foro da lavorare, quindi questo qua, lavoriamo le nostre 3 maglie alte sempre frontalmente, vedete, a queste 1, 2 e 3, le 2 catenelle e adesso all'interno, vedete, qui dobbiamo lavorare le 3 maglie alte come da quest'altro lato, quindi una, vedete, già l'abbiamo realizzata, entriamo all'interno e lavoriamo 1
e 2 maglie alte così, e sulla seconda, vedete, catenella chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso procediamo così: 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo all'interno lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, e in ogni spazio vedete che si è formato andiamo a lavorare 3 maglie alte separate sempre da una catenella. Quindi andate a proseguire in ogni spazio. Quando arriviamo, vedete, negli angoli dove abbiamo realizzato le nostre catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno, vedete, e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo nell'angolo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E quindi vedete che il lavoro continua in maniera rettangolare, una catenella, e ogni volta, vedete, entriamo sempre negli spazi per lavorare i nostri gruppi da 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e una catenella. Andiamo a proseguire fino ad arrivare dall'altro lato. Arriviamo, vedete, nell'angolo che precede il nostro inizio lavoro, di nuovo 3 maglie alte nell'angolo, 1, 2, 3, una catenella, filo sull'uncinetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, e qui vedete andiamo a chiuderci dove abbiamo le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Sulla terza io chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, ed ecco che, guardate, il lavoro ha preso sempre questa forma rettangolare. Adesso dobbiamo proseguire. Qui al centro abbiamo, vedete, uno spazio dove dobbiamo lavorare le 3 maglie alte. Ovviamente io inizio con l'ultima, quella che risulterà l'ultima al termine del giro, quindi realizzo le 3 catenelle più una catenella distanziatrice che mi distanzia ovviamente dall'aumento, filo sull'uncinetto, entro all'interno, vedete, e lavoro di nuovo 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una catenella. Adesso andate a proseguire lavorando 3 maglie alte separate sempre da una catenella negli spazi. Nei nostri angoli lavoreremo sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. In ogni centro, vedete anche qua, sempre le nostre 3 maglie alte. Quindi nei 2 angoli ricordate sempre di realizzare l'aumento, che sono di 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte. Completato, vedete, il mio giro, adesso arrivo dove ho iniziato. All'interno lavoro le 2 maglie alte, 1 e 2, e qui mi aggancio sulla terza catenella, tenendo conto che una è quella distanziatrice, quindi questa è la terza catenella. Entro
e chiudo a maglia bassissima. Quindi adesso noi dobbiamo andare a proseguire decidendo quanto vogliamo grande questo fondo. Allora, questo qua che ho realizzato io, fin qui vi dico già quanto misura. Non è proprio piccolo, è 33 cm per 10. Quindi voi dovete decidere se volete un fondo più grande o insomma più piccolo. Io adesso vado a fare ancora un paio di giri e vi dico quanto misura. Allora ragazze, come potete vedere io ho proseguito per altre 2 righe e questo è il risultato. Allora sono in totale 5 righe di lavorazione per una larghezza di 39 cm e un'altezza di 15 cm, quindi un fondo bello grande. È chiaro che noi possiamo ancora proseguire, anche per veramente una maxi bag da spiaggia, però vi dico che già così è bella grande. Adesso noi a questo punto dobbiamo già prendere la misura nel caso volessimo foderarla. Allora io, perché è traforata, la vado a foderare, però per chi vuole realizzare una borsa da spiaggia può anche decidere di non foderarla. Nel caso voi decideste di non foderarla, è chiaro che il fondo non è necessariamente, non deve essere necessariamente così grande, può essere anche più piccolino, in modo che la borsa non si afflosci troppo. Quindi quando non foderiamo, un fondo troppo grande rovina il risultato. Quando invece vogliamo una borsa con un fondo, quindi una che si mantenga rigida, andiamo sempre a foderare con qualcosa di rigido. Allora in questi giorni preparerò un tutorial anche sulla rete. Spesso mi chiedete della rete. Allora, io ho un chiaro punto di vista sulla rete che in alcuni casi mi piace, però vedremo la differenza tra rete canvas e rete da giardino, quindi andremo a chiarire insomma quelle che sono le modalità più comode ma anche funzionali nel tempo. Andiamo adesso ovviamente a ritagliare la nostra fodera e a questo punto possiamo ovviamente poi procedere per la borsa. Allora io ho diviso i tutorial, quindi il tutorial della borsa lo vedrete tra 2 giorni, perché sapete che ogni 2 giorni pubblico un video, così una volta che abbiamo realizzato il fondo potete iniziare già a portarvi avanti con il lavoro, ma avremo sempre a disposizione questo tutorial in modo che qualsiasi modello di borsa vogliamo realizzare, anche se vogliamo cambiare il punto, sappiamo come iniziare la nostra borsa. Io vi saluto al prossimo tutorial.